Amare se stessi è quello che ci viene sempre detto quando si parla di amare qualcun altro, no? Quella tipica frase, beh, per amare qualcun altro devi prima star bene con te stesso, devi prima amare te stesso. Beh, per me non è vero, o perlomeno è vero, ma solo in parte. Io sono sempre stata una persona molto critica con se stessa fin da quando ero piccolo. Sarà il fatto che da bambino ero grasso, quindi tutti mi prendevano in giro fino all'età poi di adolescenza, quindi 16-17 anni. Molti miei compagni, anche molti di quelli che credevo fossero amici, mi prendevano in giro su questo aspetto fisico e dentro di me nasceva un senso interiore di autocritica e mi ripetevo fra me e me, Nico sei un fallito, cioè fai schifo, non mi piacevo, e questo poi andava a condizionare tutto il resto, quindi autostima zero, qualsiasi cosa che sbagliavo, anche se era una cosa su 100, però la facevo valere tanto, per me valeva tanto il mio errore e guardavo più l'errore rispetto a poi la cosa che mi riusciva veramente bene. È un po' come il concetto delle cattive e delle buone abitudini, no? Cioè, quando parti con una cattiva abitudine, poi una tira l'altra. Ho scoperto, diciamo, più in adolescenza che se ordinavo una birra, che diciamo di per sé non è proprio una buona abitudine, una va bene, però poi una tira l'altra, poi dopo una birra magari vuoi uno shot, poi vuoi una sigaretta e così via. E così era un po' la mia autostima, un po' il mio senso interiore di persona, no? Diciamo che andando poi verso l'adolescenza, verso i 16-17 anni, come dicevo prima, ho dovuto affrontare problemi ben più seri, tant'è che mi sono ritrovato ad affrontare problemi familiari molto importanti, problemi economici sempre legati alla famiglia molto importanti. In tutto questo la bilancia pesava 114 kg, la bilancia mi indicava 114 kg. Sì, sono 1,90, è vero, però 114 kg sono tanti, soprattutto per un ragazzo che ha 16, 17, 18 anni. Dopo quel momento io ho pensato basta, vaffanculo, io devo cambiare, devo totalmente virare rotta perché non posso più sostenere questo stile di vita qui. Mi ricordo che un pomeriggio stavo insieme a mia madre a guardare la TV e casualmente passò in trasmissione un poeta russo che disse proprio: nella mia patria c'è questo detto, se stai passando l'inferno non fermarti, perché dovresti fermarti all'inferno, quindi vai avanti. E quella è stata proprio la goccia, no? Quel segnale che mi ha detto lo devo fare, devo virare proprio totalmente e migliorare la mia vita. Una persona ovviamente con questa autostima, quindi molto bassa, con questo modo di pensare di se stessi, questo modo di screditarsi continuamente, potete minimamente immaginare cosa poteva pensare di amarsi. Praticamente zero. Io non mi amavo, non mi volevo bene, non mi piacevo, tutti i giorni mi ricordavo che addirittura a volte ero arrivato a pensare che era meglio se non fossi nato, che era meglio se magari il giorno dopo non mi fossi svegliato. Non è bello, quando vivi quei momenti è terribile, però li ho passati e non mi vergogno a dire che li ho passati, perché sono quei momenti che poi mi hanno aiutato mi hanno dato carica per poter cambiare, e quindi il concetto di amore, di self-love, come si dice ai giorni d'oggi, per me era nullo. Col tempo però ho capito che è veramente la chiave che ti svolta, perché amare se stessi è la forma forse più importante e più grande di amore, secondo me. Parte tutto da lì e la cosa che ho imparato su questo è che il modo migliore di amare se stessi è fingere di dare questo tuo amore a un altro, però farlo nei tuoi confronti. La domanda quindi: amare se stessi è fondamentale per avere una relazione sana, una relazione duratura, o comunque amare se stessi è fondamentale per amare gli altri? Beh, per me la risposta è ni, cioè né no né sì, non è totalmente vera questa cosa. La verità, come tutte le cose della vita, sta spesso nel mezzo, perché io penso, no? Quante persone esistono nel mondo, quante persone hanno una relazione sentimentale con un'altra persona nel mondo,
pensare che tutte queste persone che magari hanno una relazione felice, hanno una relazione soddisfacente, possano amare se stessi, possano essere soddisfatti pienamente della propria vita, non ci credo. Ora, dati alla mano, non so quante coppie ci sono nel mondo, non so quante coppie magari felici ci sono nel mondo, però pensare anche che solo su 100 coppie, quindi 200 persone, tutte queste 200 possano essere soddisfatte della propria vita, amarla appieno, amare se stessi, essere soddisfatti della propria persona, la vedo molto dura. Quindi per me amare se stessi non è fondamentale per avere una relazione sana e una relazione felice. Questo lo prova il fatto che io durante l'adolescenza, dai 16 ai 18, per esperienza personale ovviamente, ho avuto una relazione che io, la mia prima relazione fra l'altro seria, ricordo con tanta felicità perché io provavo amore verso quella persona, però allo stesso tempo, se mi guardo indietro, non lo provavo troppo per me stesso, però comunque avevo una relazione felice. Amare se stessi, però allo stesso modo, e questo è fondamentale, è collegato strettamente al saper stare da soli, al saper vivere con se stessi, al saper non accontentarsi di stare con qualcuno piuttosto che stare da soli. Questo è quello che io ho capito dell'amare se stessi. Non è tanto il mi voglio bene, mi piaccio, sono soddisfatto, che ci fa avere una relazione migliore. Molte persone non sono soddisfatte, anche se hanno una relazione. Quindi il discorso qual è? Il discorso è come si fa a uscire da un momento di crisi, come si fa a cambiare rotta, no? Per esperienza personale io vi posso dire che ho cambiato idea su me stesso, anche forzatamente, o comunque ho cambiato il percorso della mia vita, che ci è voluto del tempo, non è una cosa immediata, nel momento in cui io mi sono rotto le palle di stare in quel modo. Io ho toccato l'ultimo gradino e lì o scendevo totalmente o risalivo, e fortunatamente anche inconsciamente ho deciso di risalire. Però non c'è il guru che ti insegna a fare una cosa del genere, non c'è, per quanto io stimi lo psicologo o chi per lui o chi per loro, non ti dà quella mano sostanziale che ti serve a risalire. È sempre un te contro te, è sempre un io sfido me stesso. E mi sono trovato appunto a sfidare me stesso e a dire: ma io voglio star così, voglio star male così, oppure voglio cercare di vedere se c'è altro nella vita e provare a migliorarla. Perciò ecco, il rompersi veramente le palle di stare in una certa maniera è fondamentale. Un po' come la dieta, no? Uno inizia la dieta e dice: io perdo questi chili, però se te non hai una missione dietro nel farlo, se te fai la dieta per perdere chili e non per imparare e migliorare la tua alimentazione, te puoi perdere anche 20-30 chili. Ma se te il tuo obiettivo non è personale, non ti tocca veramente, te quei chili li riprenderai sempre e rimanderai sempre il tipico inizio la dieta lunedì, però non si sa mai quale lunedì è, io facevo così. E questa è la vita. Se l'obiettivo che hai non ti tocca, te non cambierai mai, finché non ti sei veramente stufato di quello che stai vivendo, non potrai mai cambiare veramente radicalmente la tua vita. Amare se stessi quindi per me è strettamente collegato e parte tutto dal saper stare da soli. Amare se stessi parte da lì. Vedo tante persone, anche conoscenti, che pur di non stare soli magari si accontentano, no? Trovano e cercano quella persona che più che da coprotagonista della loro vita serve più da parafulmini. E in questo merito c'è un detto che a me piace un sacco, in cui io mi sono rivisto personalmente, che è non andare mai a fare la spesa quando hai fame, perché rischi di comprare quello che non ti serve. È veramente così, perché quando uno ha fame e va a fare la spesa invece magari delle cose che essenzialmente gli servono per vivere, poi oltre magari a quelle o quelle le evita proprio,
va a prendere le merendine, cibo spazzatura, roba che non gli serve e che alla lunga anzi lo fa stare, diciamo, male. Stessa cosa succede con i sentimenti, con l'amore. Se te ti accontenti, se te prendi quella persona perché hai bisogno di amore, perché chi non ama se stesso ha bisogno di amore, forse più degli altri, rischi di dare il ruolo sbagliato a quella persona o che quella persona si approfitti di te. Io l'ho vissuto e non lo rifarei a posteriori, ma col senno di poi siamo tutti capaci. Però ecco, questo è un nodo fondamentale che io ho voluto sciogliere per migliorare la mia vita. Ricollegandomi appunto al discorso centrale, possiamo dire che se tutti amassero loro stessi, ovviamente avremmo tutte le coppie più felici del mondo, perché tutti amerebbero se stessi e quindi al mondo avremmo un sacco di amore in più di quello che abbiamo realmente. Amare se stessi è importantissimo, non è fondamentale per avere una relazione felice, ma è fondamentale perché tu abbia una vita felice e grazie a questo tu possa trovare una persona che ha i tuoi simili interessi e che vale la pena di vivere. Amare se stessi è quindi obbligatorio per vivere una vita degna di essere vissuta, una vita vera, una vita felice. È fondamentale per una vita serena, una vita felice e una vita degna di essere chiamata così. Quindi perché non sforzarsi e provare a farlo?